quante volte vi è successo di non saper come fare una domanda in italiano? Sono sicura che la parte fondamentale in italiano è saper leggere il punto interrogativo. Intendo dire, in domande come queste, vieni con me? Hai bevuto il mio caffè? Vivi in Canada? Beh, in tutte queste domande la cosa importante è stata la mia intonazione. Ma è vero, abbiamo anche noi delle paroline magiche che adottiamo quando vogliamo fare domande precise. E quindi cominciamo. Usiamo chi quando ci riferiamo a qualcuno, ad una persona in modo preciso. Usiamo dove quando vogliamo conoscere il luogo, la locazione. Ed invece useremo come quando la nostra domanda è riferita a conoscere un'informazione specifica o generale. Cominciamo con i nostri esempi. Chi ha la tosse? Oppure chi ha tossito? In questo caso sono stata io ed ho usato il chi. Chi è la tua fidanzata? Oppure chi è questo attore famoso? Non mi ricordo mai il suo nome. Chi è andato a fare la spesa? Non c'è niente nel frigo. Ed infine, chi sta guardando la TV? È accesa ma non c'è nessuno. Ma con chi possiamo anche esprimere il possesso se uniamo la preposizione di al nostro chi. In questo modo, quindi lo precede. Di precede chi. E allora dirò, di chi sono queste cuffie? Di chi è questa fetta di torta? Mi sembra sia l'ultima. Di chi sono questi bellissimi occhiali da sole? Beh, sono i miei. Io adoro gli occhiali da sole. Per conoscere il luogo, invece, useremo la parolina, come abbiamo già detto, dove. E quindi le nostre domande dovranno essere così impostate. Dove sei stato domenica? Ma dove vanno tutti questi in bicicletta? Oh, è il Giro d'Italia! Mi ero dimenticata. Dov'è il mio gatto? Ah, sulla cappa della cucina. Preferisce avere tutto sotto controllo. Ma anche dove potreste sentire chi lo usa introdotto dalla preposizione da o di, come in questo caso. Perché, come dico sempre, è importante capire quando gli altri ti parlano. E quindi qualcuno potrebbe rivolgersi a voi in questo modo. Da dove vieni? Sei tutto bagnato. Oppure, di dove sei? Beh, io sono di Milano. No, non è vero, io sono di Roma e si sente pure. Ed ora passiamo al nostro come. Come in realtà lo impariamo in modo automatico. Voglio dire, lo usiamo quando vogliamo avere informazioni. Per questo la prima frase che si impara in italiano è come ti chiami? E mi chiamo Angela, lo sapete. Come stai? Tutto bene, grazie. Com'è questo gelato? Ti avevo detto che era speciale. Ed ancora, com'è Parigi? Non ci sono mai stata. E per ultimo, come sono andate le vacanze? Questo è per farmi i fatti vostri, chiaramente. E dopo chi, dove, come, non possiamo dimenticare quando, quanto e perché. Ora, useremo quando per fare domande riferite al tempo. Useremo quanto, invece, per chiedere informazioni sul valore, perché lo usiamo per la nostra curiosità.
Cominciamo con quando. Quando è riferito al tempo. Per questo le nostre domande si presenteranno in questo modo. Quando compi gli anni? A settembre, il 29 settembre, se lo chiedi a me. Quando vai in vacanza? Il prossimo anno, se lo chiedi a me. Quando inizia la partita? Alle 10 o forse alle 11, non lo so. Ma se hai bisogno di essere più specifico, allora puoi sostituire il nostro quando con a che ora. Quindi io ti chiedo, a che ora ti alzi la mattina? Alle 6:30. Presto. Sì, presto. Sono mattiniera. A che ora arriva la nonna? Non lo so. Non lo so. Più tardi. E a che ora esci stasera? Ma anche in questo caso, se dicessi quando esci stasera, sarebbe la stessa cosa, con lo stesso significato. Per questo ricordatevi di scegliere quello che per voi è più familiare. Ricordandovi di usare sempre l'intonazione, sappiate che il significato della domanda in realtà non cambia. Ed ora introduciamo il nostro quanto, che però può diventare quanti, quanta o quante. Detto in questo modo avrete capito che quanto lo possiamo usare in tutte le sue forme. Si adatta al genere e al numero del nome a cui si riferisce. Per questo potrò dire, e state attenti agli esempi, quanta birra hai bevuto? Quanta birra. Quante persone hai invitato per cena? Quante persone. Quanto tempo ci vuole per tornare a casa? Quanto tempo. Sono stanca. Quanti mesi mancano per il tuo compleanno? Quanti mesi. E poi la nostra frase standard, come ho detto all'inizio, quanto lo usiamo per chiedere un valore, per chiedere informazioni su un valore, una quantità. Per questo, se abbiamo bisogno di sapere qual è il prezzo di qualcosa, qualsiasi cosa che vogliamo comprare, la frase standard sarà quanto costa? O altrimenti anche quant'è? Ha lo stesso significato. E adesso il nostro perché. Perché lo usiamo in entrambe le forme, affermativa ed interrogativa. Ora, nella forma interrogativa non possiamo dimenticare che è una delle prime parole che i nostri figli imparano. E quindi quando i bambini chiedono perché, 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 per qualsiasi cosa. Come ho detto prima, il perché introduce la nostra curiosità, la curiosità di sapere. C'è un esempio che voglio farvi che mi riguarda. Spesso mi è stata fatta questa domanda. Perché sei venuta in Canada? Beh, è una domanda da fare a un emigrante? Beh, no, non lo fare. Non lo chiedere, per favore. Oppure mi capita di pensare quando vedo gente per strada, in giro con queste ciabatte, e mi chiedo perché indossa queste scarpe per uscire. Lo so, è solo la mia curiosità, infatti, non c'è nessuna spiegazione. Qualcuno avrà chiesto a te, perché vuoi imparare l'italiano? Se vedi un bimbo piangere, magari ti verrà in mente di chiedere, perché piangi? Mentre useremo il nostro perché nella forma affermativa in frasi come queste. No, non vengo al cinema perché non sto bene, ho mal di testa. No, non prendo un cocktail perché non bevo superalcolici. No, non mangio stasera perché ho già mangiato. Ho mangiato troppo oggi. E per oggi ho concluso, terminato. Dedicherò un prossimo video a che cosa o cosa, quale e qual è. Perché queste due alternative si meritano un video a parte.
E se siete arrivati fin qui, grazie, grazie, grazie. Lasciatemi un like, lasciate un commento e lasciate un commento anche sulla decisione di aver cambiato il nome del canale. Italian. L'ho fatto perché voglio introdurre altri argomenti e poi onestamente credo sia più appropriato. Non credo di essere una classica insegnante di italiano su YouTube. Grazie a tutti voi di avermi scelto e ci vediamo alla prossima. Bye!